Ecco, questa volta vuole puntare in alto, vuole passare di livello e da dove è ora di livelli a mio giudizio ne passa almeno un paio. Allora sapete che Eco è una delle aziende più conosciute in Italia e anche all'estero, nota soprattutto per fare strumenti di buona qualità ad un prezzo economico, ha un rapporto qualità-prezzo più che buono. Chitarre che vanno dai 100 euro fino ai 350 euro e ripeto una qualità costruttiva e anche sonora molto buona per il prezzo. E allora perché questo video? Ecco, come dicevo, sta per uscire la prossima settimana, la prima settimana di settembre, con una nuova linea di chitarre però di alto livello e ecco, in questo senso propone qualcosa di diverso dal solito, mantiene i suoi nomi classici, Aire, Tero e via dicendo, ma li porta veramente, come dicevo prima, almeno un paio di livelli oltre e sopra a dov'è ora. E questo perché ve lo dico? Perché ho già degli accordi con Piazzo Strumenti Musicali che appena arrivano queste chitarre me ne fornisce una o due, insomma, e in questo caso vi chiedo, e mi fate veramente un favore, quale di queste vorreste vedere per prima? Magari ditemi un paio di nomi. Allora andiamo a vedere queste chitarre e comunque se non siete iscritti al canale e volete vedere queste Eco la prossima o quella successiva settimana, vi esorto ad iscrivervi al canale e mi aiutate moltissimo anche a portare sempre nuovi contenuti. Il canale cresce e cresciamo assieme. Grazie mille. Cosa facciamo? Andiamo a vederle queste chitarre? Direi proprio di sì. Allora, siamo nel sito della Eco. Queste sono le chitarre, la serie 800 Musa, vedete, poi le guardiamo, le vediamo un po' meglio, sono veramente belle, e la serie 700 Wildwood con dei corpi in paulonia, ve lo anticipo, e la serie 600 Lignum. Come dicevo, Piazzo mi ha dato l'opportunità di provarne qualcuna e io mi sono preso dal loro sito le caratteristiche di queste chitarre partendo proprio dalla 601 Lignum. Ecco, vedete il prezzo, non è certo un prezzo usuale in Eco, ma questa chitarra senz'altro li vale. Adesso andiamo a vedere le caratteristiche. Vedete, molto bella, si vede già il manico in acero tostato. Allora, le caratteristiche. Il corpo è in ontano massello con finitura gloss che esalta le venature naturali del legno. Il manico, acero roasted con forma a low C, tastiera in 22 tasti medium jumbo, pick up HH 2 humbucker neri splittabile tramite push pull, i controlli un volume, un tono e switch a 3 posizioni, push pull per splittare pick up, ponte Eco Steel con leva tremolo, vabbè questa è la classica descrizione, e meccaniche autobloccanti nere. La scala è 628, radius da 14, capotasto da 42. Poi quando mi arriverà vedremo se è un capotasto in osso, in grafite o in chissà cosa. Battipenna naturale, attacco al manico corpo 5 viti, e che sarebbe questo, infatti, eccolo qua, bello. E vedete la forma ergonomica. E comunque questa Fire 601 Lignum mi piace e sarei curioso veramente di provarla. Andiamo a vedere la Eco Air 701 Wildwood, che è il gradino successivo, e vedete che il prezzo già aumenta. Questa ha il corpo in paulonia,
e anche qua vedete, insomma, una bella chitarra, veramente. È un po' troppo scura per i miei gusti, questo ve lo dico, sembra un po' il mobile della credenza che ho in salotto, però è senz'altro una bella chitarra, ci sta assolutamente. Qui invece il corpo, vedete, in paulonia con finitura satin wildwood open pore che esalta le venature del legno. Il resto è praticamente tutto uguale, a parte la configurazione in humbucker single single, con anche qua l'humbucker splittabile, 2 toni switchblade, anche qua meccaniche autobloccanti, radius da 14, la scala è da 6,50 e basta. Questa è la Aire 701 Wildwood e c'è anche la Tero 701 Wildwood. Vedete, mi piace il battipenna che sembra in alluminio ma penso sia in legno, invece sì, è in legno. La Tero mi piace molto, ci sono questi 3 pick up, mi piace la Tero. Sì, mi sembra diversa dalle solite, infatti configurazione SSS con 3 single coil e il corpo anche qui è in paulonia e meccaniche autobloccanti, manico in acero, le stesse caratteristiche. Ora andiamo sulle Ecofire 800, questo è praticamente il top, vedete anche qui che non si scherza. Comunque Piazzo e anche altri negozi offrono chiaramente il pagamento a rate e via dicendo, ma poi ognuno fa quello che vuole. Questa mi piace molto, è molto carina, anche il top, adesso andiamo a vedere. Il corpo anche qui è in ontano con top in acero fiammato, scusate, finitura gloss gray flame, manico in acero roasted, volume un tono e 3 posizioni, push pull per splittare i pick up e meccaniche autobloccanti, radius da 14 e via dicendo. Anche qui ci sono altri modelli, c'è la Musa Grey Flamed che invece qui è un 2 single coil e un humbucker, sempre splittabile, sempre con le stesse caratteristiche. Poi c'è la Musa Red Flame, che questa mi piace veramente, anche questa mi piacerebbe provarla. Ecco, io aumentando molto l'inquadratura vedo anche un bel blocco ponte, anche qua 5 viti di attacco, corpo in ontano, acero roasted, sempre qui, HH con push pull, stesse caratteristiche, radius da 14 e meccaniche autobloccanti. Poi c'è la Tero 801 Musa Red Flame, anche questa è molto bella, mi piace, anche qui stesse caratteristiche, anche qui gli humbucker sono splittabili. E come ultimo c'è la Musa Red Flame Aire 801 che anche qui ha la configurazione humbucker single coil, molto molto carina anche questa e senz'altro super versatile. Bene, io direi che abbiamo visto praticamente le loro qualità. E quindi quale vorreste vedere per prima di queste chitarre? Come ricordo, Piazzo gentilmente mi concede di averne una o due e sono più che felice di farvele conoscere. Fatemi sapere nei commenti quale è la vostra preferita, quale vorreste per prima, poi in base alla media sceglierò quale recensire per prima, poi pian pianino verranno anche le altre, almeno 3 o 4 voglio portarle sul canale. Quindi, ripeto, se già non siete iscritti, iscrivetevi e le vedrete sicuramente, soprattutto se schiacciate anche la campanella. Grazie ancora, ci vediamo molto presto.